Rieccoci, come potete vedere, quest'oggi con gli affascinantissimi Ramses Tarot. Quindi quest'oggi ovviamente ci lasceremo guidare nella nostra stesa dall'enorme fascino dell'Egitto, in particolar modo soprattutto appunto gli arcani maggiori si riferiscono ad un arco temporale leggendario, direi, appunto della storia egiziana, ossia il periodo che intercorre praticamente dal padre al figlio di Ramses II. Ora, che tipologia di appunto stesa sarà? Come avrete anche già notato, questa è una stesa a variante unica. Ormai chi mi segue da tempo sa che io alterno costantemente video a doppia variante a video a variante unica, come in questo caso. Questo ovviamente poiché so che molti di voi amano assolutamente unicamente la doppia variante, altri invece amano affidarsi alla variante unica. Quindi io di giorno in giorno cerco sempre di ovviamente adattarmi alle vostre scelte, ai vostri gusti. Dunque, l'argomento di quest'oggi sarà assolutamente inerente, una domanda d'amore, ma anche di passione, perché no? Ossia, cerchiamo di capire se, ovviamente, arriverà per voi una grande passione e un amore intenso, dove ovviamente il feeling chiaramente erotico sarà alle stelle, ma anche mai disgiungendolo ovviamente da un aspetto sentimentale profondo. Quindi cerchiamo di capire anche se possa, per esempio, ma perché no, ovviamente far capolino nella vostra vita appunto la vostra anima gemella. Cerchiamo anche di avere delle indicazioni temporali. Voi sapete che gli arcani forniscono ovviamente indicazioni temporali, anche perché se non altro ciascun arcano è riferito ad un periodo ben preciso dell'anno. D'accordo? Dunque, possiamo appunto iniziare a mescolare il nostro mazzo appunto di arcani dei Ramses Tarot e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire se ovviamente è in arrivo nella vostra vita una grande passione, qualcosa di intenso e magari, perché no, ovviamente l'anima gemella. Vediamo un po'. Perfetto, ora come sempre allontaniamo dal tavolo di stesa appunto il resto del mazzo. Allora, come avrete notato, appunto questa è una modalità di stesa che io ho già usato diverse volte sul canale ed è la stesa a pentacolo, quindi una stesa ovviamente che prevede l'uso di 5 carte, 5 posizioni, ovviamente ragazzi ben distinte. La prima posizione, la prima carta appunto che ho estratto riguarda la situazione attuale, cioè se al momento presente possa esserci qualcuno di realmente interessato a voi, a prescindere che voi siate appunto o meno già impegnato o impegnate. In seconda posizione, la seconda carta che ho estratto parla di ostacoli, cioè che cosa effettivamente può ostacolare, diciamo, la vostra appunto ricerca d'amore o comunque l'arrivo della persona giusta. Terza posizione, ovviamente, cerchiamo appunto di capire che cosa fare, evidentemente, per superare gli ostacoli, quindi una sorta di consiglio. Quarta posizione, il prossimo futuro, quindi i prossimi giorni, prossime settimane. Ed infine,
quinta posizione, l'esito definitivo, cioè se è previsto un grande amore e una grande passione. Dunque direi che appunto possiamo iniziare con la situazione attuale. Vediamo un po' se ad oggi c'è qualcuno di interessato a voi. Allora, sì, certo che c'è, anzi più di una persona, ragazzi, il 4 di bastoni. Allora, chiariamo immediatamente che l'interesse, vedete, che tutte queste persone appunto hanno nei vostri confronti, è un interesse, per carità, reale, vedete, concreto, che quindi è votato al voler far appunto comunque germogliare, nascere, crescere qualcosa. Il discorso però che è un 4 di bastoni, quindi è un interesse, diciamo, meramente fisico, d'accordo? È chiaro che però nell'ambito di questa stesa che parla appunto prevalentemente di passione, questo 4 di bastoni fa ben sperare, cioè voi piacete fisicamente, eroticamente, attraete molto più di una persona. Quindi ci sono più persone che in questo momento, cioè nel momento presente in cui voi andrete appunto a guardare questo video, è interessata a voi. Vi ripeto, sono persone che vi desiderano, magari anche vi sognano, vi immaginano, e fanno parte, essendo un 4 di bastoni, della vostra quotidianità. Cioè, mi spiego, le carte di bastoni si riferiscono, soprattutto le prime carte numerali di bastoni, a qualcosa di vicino, che fa parte della nostra cerchia, delle nostre amicizie, delle nostre, diciamo, frequentazioni abituali. Quindi non è, per esempio, la classica magari persona che vi scrive, ok, dall'altra parte del mondo, magari sui social. Sì, può essere una persona attratta, ma non interessata a concretizzare. Il 4 di bastoni parla di chi è interessato, vedete, a concretizzare. D'accordo? Quindi sicuramente c'è più di una persona, ovviamente, interessata a voi. Persone, ripeto, che fanno parte delle vostre conoscenze, d'accordo? Quindi potrebbero essere amici di vecchia data, vi ripeto, potrebbero essere colleghi o colleghe, o comunque, per esempio, ex, d'accordo? Che però non siano spariti completamente dalla vostra orbita. Quindi voi siete ambiti da più persone, d'accordo? Di ambo i sessi. Quindi chiaramente qui ci sono sicuramente più persone interessate a, diciamo, se non altro, iniziare una frequentazione, d'accordo? Quindi comunque chiedervi di uscire, iniziare ad uscire, ovviamente immancabilmente ad avere dei rapporti, ma chiaramente non soffermarsi soltanto a questo. Cioè il 4 di bastoni, ragazzi, non parla di ammiratori, di semplici ammiratori, parla ovviamente di persone interessate alla costruzione, ovviamente, di una nuova frequentazione. Ora, che poi possa diventare la storia del secolo, queste persone chiaramente in questo momento non se lo aspettano, d'accordo? Ma è comunque una bellissima carta che parla innanzitutto di pluralità e in particolar modo è una carta che parla di conoscenze presenti già nella vita del consultante o della consultante, d'accordo? Ora, il 4 di bastoni è una carta che parla anche di matrimonio. Quindi, ovviamente, queste persone, o tra queste persone, non diciamo tutte, diciamo tra, ecco, queste persone, potrebbero esserci persone già impegnate. Questo, ovviamente, per onor di lealtà, devo ovviamente dirvelo, cioè chiaramente molte di queste persone potrebbero già essere impegnate, cioè ufficialmente, quindi magari sposate, fidanzate, conviventi. Qui chiaramente non stiamo parlando di persone
totalmente, completamente libere. D'accordo? Quindi potrebbero essere anche magari persone già sposate, persone per esempio anche addirittura con figli, perché il 4 di bastoni ovviamente è una carta che parla anche di germinazione, d'accordo? Quindi potrebbero essere persone ovviamente anche con figli, già genitori. Ora affrontiamo la seconda posizione, quindi gli ostacoli. Vediamo un po' l'asso di spade, certamente. Allora ragazzi, l'asso di spade chiaramente riguarda la comunicazione in primo piano, come ovviamente tutti gli assi. In questo caso è un asso di spade, oltretutto anche in accezione negativa, in posizione di ostacolo. Cosa vuol dire? Che le comunicazioni sono molto spesso, diciamo, ecco, fonte di grandi menzogne e comunque di illusioni e ovviamente poi relativa disillusione. Cioè l'asso di spade, ragazzi, parla di, diciamo, un atteggiamento comunicativo non pulito, non chiaro da parte, diciamo, di molte persone. Cioè molte persone hanno sino ad ora avuto nei vostri confronti un atteggiamento particolarmente ambiguo, cioè se inizialmente magari alcune persone si sono presentate come appunto persone particolarmente brillanti e comunque capaci ovviamente di superare qualsiasi ostacolo, ecco che queste persone potrebbero però poi aver mostrato il fianco, diciamo, alla stagnazione e se vogliamo anche alla codardia, perché solitamente le carte di spade in accezione positiva rappresentano chi sa lottare, in accezione negativa ovviamente persone che non sanno lottare. Quindi sicuramente avete avuto, diciamo, conoscenze e frequentazioni con persone obiettivamente poco disposte anche proprio a lottare per amore, per una grande passione, persone anche molto egoiste, perché comunque l'asso di spade in accezione negativa parla di tirannia, quindi persone comunque cattive, cioè senza tanti giri di parole, cioè sono persone un po', diciamo, crudeli, cattive, che promettono e poi non mantengono, persone bugiarde, perché parliamo ovviamente di spade, persone che si sono lasciate, diciamo, prendere dall'impeto, dalla passione del momento, ma che poi, diciamo, hanno avuto un atteggiamento distruttivo nei confronti della frequentazione. L'asso di spade in accezione negativa purtroppo parla anche di gelosia, quindi potreste aver conosciuto persone, diciamo, gelose in maniera malsana e patologica, e questo è molto pericoloso, ma anche persone invidiose. Diciamo che questa è una caratteristica dell'asso di spade molto più sottile, ma comunque molto più subdola in accezione, diciamo, negativa, perché avete conosciuto persone che potrebbero aver invidiato a voi, per esempio, la vostra posizione economica, il vostro successo in ambito lavorativo, professionale, la vostra bellezza estetica, cioè persone comunque invidiose che in qualche modo, diciamo, vi erano particolarmente ostili e che potrebbero avervi, diciamo, conquistato, aver cercato di attirare la vostra attenzione per aggiungere semplicemente una tacca in più alla loro autostima, ma in realtà con, diciamo, ben poca intenzione e progettualità positiva, anzi quasi nulla. Cioè persone particolarmente rivali, cioè che nonostante si siano, diciamo, magari inizialmente dimostrate complici, comunque molto appunto attratte da voi, poi hanno, diciamo, tirato fuori un atteggiamento malsano di invidia e competizione. Quindi ovviamente persone che, vi ripeto, vi hanno anche proprio invidiato per un aspetto ovviamente che riguarda voi, la vostra vita personale, e questo chiaramente non va bene. Cioè in ambito sentimentale la competizione chiaramente malsana, costante, rigida fra chiaramente due persone è ovviamente qualcosa di fortemente rovinoso, d'accordo? Quindi persone che non sono state in grado
di vivervi, perché partivano comunque da presupposti falsi, perché è un asso di spade, quindi comunque anche situazioni di ostacolo, situazioni di litigio, comunque persone non sincere che hanno proprio peccato nella comunicazione, d'accordo? Quindi vi ripeto, persone egoiste, prepotenti, che hanno cercato solo ovviamente un proprio soddisfacimento, ma carenti per quanto concerne invece il soddisfare voi. Arriviamo dunque alla terza posizione, cerchiamo appunto di capire il consiglio che ovviamente vi viene dato dagli arcani. Che consiglio meraviglioso! Allora, qui abbiamo il sesto arcano maggiore, cioè ovviamente la carta degli amanti. Allora ragazzi, questa è una carta stupenda, perché quello che vi viene ovviamente consigliato dagli arcani è di fidarvi del vostro cuore, fidarvi del vostro intuito, delle sensazioni, delle emozioni positive e magari anche negative che proviate nei confronti di una o più ovviamente nuove conoscenze o persone. Perché vi dico questo? Perché la carta degli amanti parla finalmente dell'anima gemella. Quanto mai propizia e meravigliosa è questa carta in una stesa che parla proprio di questo, dell'anima gemella. Ebbene sì, arriverà la vostra anima gemella. C'è proprio un incontro, l'incontro anzi direi perfetto, con la persona giusta. Inizierete diciamo una conoscenza che sarà una primaria fase di innamoramento e poi successivamente una serie di progetti che però prevederanno delle scelte e decisioni, perché la carta degli amanti non è soltanto la carta dell'amore in arrivo, ma è anche la carta del bivio, della scelta. Quindi in caso ovviamente voi siate impegnate, questa è una carta che parla di chi dovrà andare a scegliere tra per esempio un compagno ufficiale e un'altra persona che ovviamente incontrerete. Comunque diciamo è una scelta che riguarda anche chi è single, tra per esempio 2 o più persone, d'accordo? Cioè qui arriverà la persona giusta che metterà fine finalmente ad un periodo negativo di disordine e di illusioni da un punto di vista sentimentale. Voi rinnoverete finalmente con questa persona il piacere, la passione, l'amore e l'innamoramento. Voi sarete ricambiate da questa persona o ricambiati, cioè non è il classico amore platonico nei confronti di una persona irraggiungibile. Questa è una persona che ricambierà la vostra passione e la vostra, diciamo, voglia anche proprio di costruire qualcosa insieme, cioè gli stessi vostri progetti saranno i suoi. Ecco che è una storia molto importante che ovviamente, vi ripeto, vi porterà a scelte e decisioni importanti. Quindi quello che vi viene consigliato è di rimanere aperte all'amore, alla novità e alle nuove conoscenze, fidandovi però del vostro intuito, perché la persona giusta la riconoscerete immediatamente. Per quanto riguarda le tempistiche, è una carta tutto sommato breve, poiché copre un lasso di tempo che va dai 15 giorni ai 3 mesi, d'accordo? Quindi sicuramente entro l'autunno questa persona farà capolino ovviamente nella vostra vita, assieme ad altre conoscenze, quindi è chiaro che voi poi dovrete ovviamente saper discernere. Tra l'altro ragazzi, l'arcano degli amanti è appunto legato a 3 segni zodiacali, in particolar modo Toro, Vergine e Gemelli. Quindi sicuramente questa persona apparterrà ad uno di questi 3 segni, oppure ne avrà l'ascendente, oppure avrà un tema natale ricco di questi ovviamente 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Potrebbe avere per esempio ascendente in Toro e per esempio potrebbe avere Luna e Marte in Vergine, è un esempio, d'accordo? Quindi tenete bene a mente questi 3 segni, Toro, Gemelli e Vergine.
Vi ripeto, il periodo ovviamente corrispondente a questa nuova conoscenza sarà appunto legato alla fine dell'estate, però anche ovviamente estate compresa, sino ovviamente a settembre, ottobre, grosso modo. Quindi ripeto, fine dell'estate, autunno, d'accordo? Dunque, questa persona è già in arrivo, d'accordo? Cercate di fidarvi del vostro intuito e ovviamente di ponderare bene ogni situazione e scelta prima di agire, perché questa conoscenza sarà per voi una conoscenza epocale che potrebbe proprio cambiare la vostra vita. Sicuramente questa persona sarà di bell'aspetto, perché gli amanti parlano sempre di ovviamente chi ha appunto un aspetto ragguardevole, quindi una persona comunque corteggiata da più di una persona, e da un punto di vista professionale questa è una persona che tende a prendersi cura degli altri, quindi potrebbe per esempio lavorare con i bambini, potrebbe essere un insegnante, ma potrebbe essere anche un medico, un infermiere, un farmacista, d'accordo? Potrebbe per esempio anche essere un architetto, potrebbe essere comunque un geometra, un ingegnere, qualcuno che costruisce qualcosa, che fa qualcosa per gli altri. D'accordo? Quindi comunque voi potreste conoscere questa persona nel suo ambito professionale. D'accordo? Quindi comunque è una persona colta, è una persona intelligente ed è una persona che anche da un punto di vista economico-finanziario diciamo che vive più che discretamente. D'accordo? Quindi è una persona che ha un proprio ruolo, il proprio posto nel mondo ed è una persona saggia e matura. D'accordo? Arriviamo ora ragazzi alla penultima posizione e cerchiamo di capire, che meravigliosa carta, appunto che cosa accadrà nell'immediato futuro. Allora, carta più bella non poteva essere estratta, abbiamo l'asso, un nuovo asso, questa volta però ovviamente di denari. È una carta molto bella ragazzi perché parla di splendide novità, è una carta che parla di appunto comunicazioni, in questo caso però ovviamente comunicazioni molto positive, è una carta che parla anche di sorprese, parla di appunto messaggi, parla di telefonate, parla di comunque contatti o ricontatti anche da parte magari di persone appunto del passato che hanno tutta l'intenzione di concretizzare un interesse forte che provano nei vostri confronti, perché ovviamente qui parliamo di denari. I denari parlano ovviamente di tutto ciò che è assolutamente diciamo materiale, quindi parliamo di erotismo, quindi parliamo di grande passione. L'asso di denari ragazzi è una carta molto bella, è anche una carta fortunata perché parla appunto anche di un incontro altrettanto fortunato. Evidentemente voi appunto conoscerete quest'anima gemella quando meno ve lo aspetterete. È una carta che parla di felicità, di trionfo soprattutto in amore ed è una carta che parla, vi ripeto, di comunicazioni molto belle, comunicazioni importanti che vi renderanno assolutamente felici. In caso voi stiate aspettando per esempio il contatto o il ricontatto da parte di una persona che magari si è allontanata o che in questo momento è lontana, ecco che qui arriverà appunto una comunicazione importante, messaggera ovviamente d'amore, che vi farà capire che c'è effettivamente qualcuno di molto interessato a voi. Vi ripeto, è una carta concreta l'asso di denari, quindi è una carta che parla di, diciamo, espansione, di evoluzione, è una carta che parla appunto di grande felicità, di piacere fisico, parla di regali, cioè probabilmente per voi il conoscere evidentemente quest'anima gemella sarà per voi appunto un grande regalo, vi sentirete veramente molto
molto fortunate. Tra l'altro, ragazzi, l'asso di denaro è una carta che parla appunto anche di tempi brevi, quindi comunque vi confermo le tempistiche della carta degli amanti, quindi entro proprio al massimo 3 mesi qui farà la comparsa nella vostra vita la persona giusta. L'asso di denaro è una sorta di amuleto, perché diciamo va in qualche modo anche ad alleggerire la negatività di, per esempio, alcune carte estratte, in questo caso appunto l'asso di spade. Quindi finalmente ci saranno delle comunicazioni più chiare, ovviamente molto più trasparenti e promettenti per l'avvenire, come potete anche vedere dalla carta, cioè questa situazione, queste comunicazioni, questo frequentarsi, sentirsi, raccontarsi, conoscersi sarà molto importante perché metterà le basi, perché porterà appunto alla crescita, alla nascita, alla fioritura di una situazione veramente molto importante, d'accordo? Voi andrete a raccogliere i frutti di tutto ciò che avete ovviamente seminato, d'accordo? Quindi sicuramente una persona molto importante, vi ripeto, è una carta che parla di messaggi, quindi diciamo che inizierete, come vi ho detto poco fa, sentendovi, conoscendovi un po' alla volta, d'accordo? Step by step, sino a che la situazione diventerà, vi ripeto, sempre più importante e porterà ad un nuovo ciclo, perché è un asso di denari, quindi il ciclo che ricomincia, cioè la vostra vita cambierà, ve l'ho detto anche prima. Oltretutto i denari rappresentano anche, vi ripeto, l'espansione, il guadagno, d'accordo? Quindi comunque l'apice del successo, il compimento. E se vogliamo, vi ripeto, anche una sorta di fortuna, quindi anche il karma sarà finalmente, diciamo, dalla vostra parte. Vi ripeto, riceverete comunque delle comunicazioni a breve, cioè delle comunicazioni, messaggi, lettere, una telefonata importante che vi farà capire che questa persona, una tra le persone che andrete a conoscere, sarà la persona giusta e che prova qualcosa di importante per voi. Quindi aspettatevi veramente dei contatti, in particolar modo una telefonata o comunque un messaggio risulteranno particolarmente positivi ovviamente per voi, perché vi faranno capire che questa persona ovviamente per voi prova dei sentimenti veramente molto molto importanti, d'accordo? Quindi vi ripeto, vi aspetta un futuro molto bello, comunque nei prossimi mesi, ragazzi, non necessariamente domani, vi ripeto, sicuramente entro i prossimi 2-3 mesi, quindi entro comunque diciamo l'autunno, qui ci sarà una conoscenza importante, quindi sicuramente ne nascerà una bellissima storia. Ora cerchiamo ovviamente di capire come esito finale, in ultima posizione, che cosa ovviamente abbiamo, e qui abbiamo la bellissima Nefertari, la carta dell'imperatrice. Allora ragazzi, confermo, qui c'è una persona in arrivo, addirittura la carta dell'imperatrice può parlare anche del diventare genitori, quindi anima gemella, rapporto che ovviamente inizia e abbiamo addirittura anche la possibilità di gravidanza, perché l'imperatrice parla di gravidanza e fertilità. Comunque, è una carta che parla sicuramente, vi ripeto, di un atteggiamento molto molto positivo, costruttivo, propositivo anche da parte di una persona che finalmente vi ruberà il cuore. L'imperatrice parla appunto della nascita di un nuovo rapporto, dell'evoluzione di qualcosa di veramente molto importante, parla di armonia, parla di felicità, parla di un rapporto stabile, ma soprattutto ribadisce quello che vi ho detto con la carta degli amanti, cioè parla di un incontro importante, d'accordo? E parla proprio della nascita di un nuovo rapporto nella vostra vita che sarà assolutamente, parlando dell'imperatrice, ricco veramente di grande passione, perché l'imperatrice, esattamente come l'imperatore, parla di erotismo alle stelle. Quindi
Qui c'è assolutamente la nascita di un nuovo rapporto, un rapporto molto bello, con una persona, ve lo ribadisco, anche esteticamente molto bella, comunque una persona appariscente. Da questo nuovo amore voi trarrete tutto il beneficio possibile, vi sentirete anche voi più belle, più attraenti, d'accordo? Amabili, vi sentirete proprio moralmente, fisicamente e ovviamente anche spiritualmente molto molto bene. Quindi è una carta che parla di sviluppo, di certezze, di progressi e di trionfo, un trionfo anche della femminilità, perché questa persona impazzirà dal vostro aspetto estetico, quindi ci sarà veramente un feeling incredibile da un punto di vista erotico. Per quanto concerne le tempistiche, l'imperatrice è leggermente, diciamo, più veloce rispetto appunto agli eventi previsti degli amanti, quindi addirittura questa persona potrebbe far, diciamo, capolino nella vostra vita entro addirittura, diciamo, il prossimo mese e mezzo, perché appunto le tempistiche dell'imperatrice sono piuttosto rapide. Quindi nuovamente una carta che parla della piena estate e di nuovo abbiamo 2 dei 3 segni che vi ho menzionato poco fa, perché ebbene sì, la carta dell'imperatrice è legata al segno della Vergine e dei Gemelli, quindi ritroviamo di nuovo 2 segni di cui vi avevo parlato prima, Vergine e Gemelli, con l'aggiunta del Toro ovviamente per quanto riguarda appunto la carta degli amanti. Quindi ribadisco, Vergine e Gemelli, una persona che potrebbe appartenere a questo segno oppure averne l'ascendente oppure avere ovviamente un tema natale ricco ovviamente di questi 2 segni zodiacali nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? Ovviamente Luna e Venere, per quanto concerne appunto l'emotività, l'emozione, l'amore, il vivere l'amore, i sentimenti, e ovviamente Marte, l'erotismo, e Mercurio, la comunicazione. Quindi, ad esempio, potrebbe essere del segno della Vergine e per esempio avere ascendente in Gemelli, d'accordo? È un esempio. Comunque una forte compresenza nei punti principali. Ora vi ripeto, una persona molto intelligente, perché la carta dell'imperatrice parla proprio di grande acume, intelligenza, intuito, chiarezza di intenti, quindi una persona molto chiara, dinamica, ferma nei suoi propositi e in ciò che vuole, una persona, vi ripeto, piena di fascino, una persona comunque professionalmente ben pagata o comunque una persona che ama il proprio lavoro, che lo fa ovviamente con dignità, una persona che comunque potrebbe anche economicamente, vi ripeto quello che vi ho detto poco fa, appunto godere di una situazione piuttosto ragguardevole, una persona che ama comunicare, perché anche l'imperatrice vede nelle notizie i significati principali, quindi colloqui, lettere, notizie. Cioè questa è una persona che non vi farà mai sentire ovviamente sole, perché è una persona che ama molto ovviamente la comunicazione, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente questa persona avrà modo di raccontarsi, lo abbiamo detto con l'asso di denari, cioè questa è una persona che ama molto parlare di sé, è una persona che si racconterà e grazie proprio al dialogo in tutte le sue forme. Si può dialogare anche semplicemente con uno sguardo, oltre che con messaggi, telefonate, lettere, eccetera. Ecco che questa persona vi farà capire tutto l'amore e tutta la propensione a voi che ovviamente prova e pensa. D'accordo? Questa non è una persona che si tirerà indietro. Anzi, vi ripeto, questa è una persona che vorrà approfondire tutto ciò che vede di importante nel vostro rapporto. Vi ripeto, l'imperatrice parla sicuramente di un feeling erotico molto forte, ma non si fermerà a questo, perché l'imperatrice è il 3° arcano maggiore e proprio come vuole la numerologia, il 3° arcano, essendo appunto di 3° grado, rappresenta l'evoluzione, quindi quell'elemento in più, quella persona in più che entrerà a far parte della vostra vita e che ovviamente vi farà assolutamente star bene.
d'accordo? Perché è una carta che parla anche di guarigione, di salute, è una carta che parla di gioia e di felicità, che rappresenterà per voi non soltanto la classica ventata d'aria fresca, d'accordo? Ma un nuovo inizio. Quindi un sentimento che nascerà man mano e che vi porterà a importanti scelte, come vi ho detto appunto poco fa. Anche ovviamente la carta dell'imperatrice parla sicuramente, vi ripeto, dell'estate piena e dell'inizio dell'autunno, giorni importanti legati ovviamente per maggior energia positiva alla carta dell'imperatrice sono mercoledì e venerdì. Quindi tenete d'occhio questi 2 giorni perché rappresentano generalmente dei giorni appunto protetti dall'energia positiva proprio dell'imperatrice. Quindi ragazzi, che dire, stesa non bella di più, stesa che risponde a un pieno sì ovviamente alle domande iniziali, troverete la vostra anima gemella, vivrete una passione molto intensa, prossimi mesi particolare attenzione, fine estate ovviamente autunno, qui arriverà la persona giusta, è stata estratta proprio la carta dell'anima gemella, quindi la carta degli amanti con la carta dell'imperatrice, d'accordo? Quindi aspettatevi un nuovo ovviamente incontro fatto di tante parole ma anche tantissima passione e della costruzione di un vero e proprio rapporto che ovviamente vi metterà di fronte a scelte sicuramente anche importanti. Come sempre nel frattempo, ovviamente a presto con i prossimi video, buona fortuna e buon percorso karmico!